Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, oggi parleremo di IA e parleremo di un'IA più spiccia che può essere alla portata di tutti, ossia quella che troviamo negli smartphone Android. C'è una gran rincorsa alla IA in questo settore, così come nel computer, ma negli smartphone mi sembra molto di più. Ognuno che tira fuori la propria IA, più o meno sofisticata. Samsung c'ha la sua, Google c'ha la sua, Apple c'ha la sua, Honor c'ha la sua e così tutti con un'intelligenza, OnePlus, tutti con un'intelligenza artificiale. Io avendo un Nokia G42 5G, qualcosa del genere, e andrò a vedere l'intelligenza artificiale che praticamente si trova in ogni telefono Google, quindi andremo a parlare di Google Foto, Gemini e via dicendo. Sostanzialmente in qualsiasi telefono Android potete trovare questa intelligenza artificiale, quindi andiamo a vedere qualche piccolo esempio di come utilizzarla. Via! Allora, la prima cosa che andiamo a vedere è come si usa su YouTube. Allora, qui abbiamo aperto un video di Davide Vix, uno a caso che parla della Switch 2. Premiamo questo pulsante, lo teniamo premuto, quello centrale col cerchio. Fai domande sul video. Qui mi ha preso i comandi vocali, ma vabbè. Vi apparirà video qui in alto e scrivete riassunto. Lui elabora. Ed ecco il riassunto del video con anche passo passo tutto quello che dice. Questa cosa la potete utilizzare tale quale come ve l'ho fatta vedere anche su Gmail. Ora andiamo a vedere altri esempi. Allora, andate su Google Foto, selezionate un'immagine, tappate in basso modifica e selezionate quello che volete eliminare. È venuto un po' malino, ma facciamo cancella. Lui elaborerà, gomma magica, e voilà. Naturalmente se selezionate meglio viene meglio. Altro esempio è Google Gemini. Oltre a poterlo usare come assistente del tipo raccontami come è iniziata la prima guerra mondiale. E lui vi farà tutto il racconto di come è iniziata la prima guerra mondiale con tutti i punti salienti eccetera eccetera. Potete anche qui avete diverse cose, potete selezionare immagine e fargli disegnare, ad esempio un gattino vestito da Batman. Lui si metterà a elaborare. E voilà, un gattino vestito da Batman. Comunque queste sono solo alcune delle cose che potete fare col vostro dispositivo. Se siete disposti anche a installare degli APK esterni da Google Play, potete usare anche DeepSeek. Nel Play Store trovate anche ChatGPT, Copilot. Su WhatsApp e Messenger di Facebook c'è l'intelligenza artificiale di Meta. Insomma, è il periodo dell'intelligenza artificiale. C'è già da sbizzarrirsi. Ogni tanto si trovano anche dei software che uno direbbe: ma ci sto bene anche senza l'intelligenza artificiale. Ma ormai è una gran rincorsa e ci dobbiamo abituare all'idea che l'intelligenza c'è e sembra sia arrivata per restare.
Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!